Ciao ragazzi e bentornati a Italian Globetrotter. Oggi parleremo di un paese molto particolare, molto bello, affascinante, che per molte religioni è un po' il centro di tutto. Parleremo di Israele e ci collegheremo con Cesare, un ragazzo di Milano che già da diversi anni vive a Gerusalemme, che ha iniziato a suonare violino dall'età di 6 anni ed oggi suona per la Jerusalem Orchestra e gira il mondo facendo concerti un po' da tutte le parti e inoltre insegna ai ragazzi il violino e la musica. Come dice Cesare, Israele è un paese fatto da ebrei per ebrei. Infatti non è così facile trasferirsi e vivere ad Israele se non si è ebrei. Lo stesso Cesare ha avuto alcuni problemi proprio per questo motivo, poi vi invito appunto ad ascoltare bene la sua storia perché è molto interessante. Ed è un paese dove ci sono tante regole particolari, regole alimentari, di vita, tutte legate alla religione. Pensate per esempio allo Shabbat. Lo Shabbat è il sabato, infatti la settimana per gli ebrei comincia la domenica e il sabato è il settimo giorno, il giorno di riposo che viene dedicato interamente al Signore. È il giorno della preghiera che inizia dal venerdì sera al tramonto fino al sabato al tramonto, dove non si può fare alcuna attività, dove non si lavora, dove per esempio non si può accendere la TV, non si può accendere il cellulare, non si cucina, e questa è solo una delle tante tradizioni e regole che ci sono in Israele. Lo Shabbat, questa tradizione, è praticata da tutti gli ebrei credenti ed è molto sentita soprattutto a Gerusalemme. Bene, adesso vi lascio al video, godetevelo, spero che vi piaccia, è ricco di informazioni e tante curiosità e noi ci vediamo alla prossima intervista con i nostri Italian Globetrotter. Ciao ragazzi! Ciao Cesare, come stai? Quella, tutto bene, tutto bene. E te dove sei di preciso? Gerusalemme. Ah, Gerusalemme, ok. Uno pensa a Israele, Tel Aviv, o i lati, il Mar Rosso, o chissà che cosa, il mare, eccetera. E qua siamo a più di 700 metri di altitudine. Però il fatto che negli appartamenti normali, come dove abito io, diciamo quelli un po' vecchi, costruiti fra gli anni 20 e gli anni 30, non hanno riscaldamento, per cui diciamo che si può sentire un po' di più. Ok. Sono quelle case come si vede a volte in televisione senza tetto? Esatto, sono delle scatoline praticamente, sì. devo dire, esternamente sono belle perché hanno tutte la stessa pietra, la pietra di Gerusalemme, questa pietra un po' bianca, che a Tel Aviv non c'è, anzi a Tel Aviv fanno un po' quello che vogliono, poi invece la regola è che di base gli edifici devono essere tutti esternamente con questa pietra. Ci sono delle regole qua, abbastanza severe per tante cose. Poi insomma ora ci spiegherai meglio, anche del clima ci dirai un po' com'è nelle varie stagioni. Intanto ti volevo dare il benvenuto, è un piacere averti ospite qui a Italian Globetrotter, insomma da un paese così importante come Israele. Questo è vero, sì. Quando racconto appunto Israele, tutti dicono wow, tutti, soprattutto non tanto Israele in generale, che ok, bellissimo paese, eccetera, ma quando si dice Gerusalemme. Prima insomma di parlarci un po', ecco, della tua esperienza lì a Gerusalemme e di farti qualche domanda un po' più specifica, raccontaci ecco un po' di te, presentati anche per chi non ti conosce, raccontaci un po' la tua storia, da dove vieni, qual è un po' il tuo retroterra, cosa facevi in Italia e perché insomma sei andato in un paese così importante e così anche magari diverso, non so, ora ce lo spiegherai, dall'Italia. Adesso appena finisco di piangere comincia, no scherzo ovviamente, allora diciamo la storia mia è, sono un milanese doc, nel senso che ho i genitori milanesi, che è una cosa rara, nato e cresciuto a Milano, felicemente, sì, devo dire sì, non sono un gran fan della città di Milano, ma comunque è la mia città, che ci si può fare, è così, ci sono abituato. Quello che faccio nella vita è sono musicista, per cui da quando sono piccolo, mi sembra che avessi 6 anni, ho cominciato col violino, che era normale perché in famiglia tutti noi abbiamo studiato musica, tranne mio papà, ma 3 nonni su 4 erano musicisti, anzi colleghi, la cosa, questa era divertente. Per cui dovevamo studiare musica. Fino ai 18 anni questa era la regola. Non è che mi piacesse un granché, però era divertente, qualcosa di diverso. 14-15 anni e sono passato al liceo del Conservatorio di Milano. È impressionante come, se si è circondati dalle persone che hanno la tua stessa passione,
cambia tutto. E poi la vera esperienza che ha segnato parecchio un inizio di un cambio anche di vita e anche una maniera diversa di pensare la vita musicale è essere andato a Vienna in Erasmus per 6 mesi all'università, alla MDV. È stato bello gestire le proprie giornate, lo studio, i rapporti soprattutto anche con le altre persone. Poi niente, sono tornato per un paio d'anni, ho fatto avanti e indietro. Nel frattempo ho cominciato a fare l'Accademia della Scala, sempre a Milano ovviamente. Niente, ricevo una chiamata da un numero strano. Un insegnante dell'Accademia di Gerusalemme, che era l'insegnante di una violista con cui ho fatto il biennio dell'Accademia della Scala, lei israeliana, a cui aveva fatto il mio nome per partecipare a una tournée con la Haifa Symphony Orchestra di 2 mesi in America. Dovevo andare però in Israele per 15 giorni a fare le prove. E niente, il giorno dopo riparto per Israele, prima volta in Israele, che era una cosa che volevo fare prima o poi. Era un pallino. La nostra famiglia, da parte di mamma, siamo ebrei, per cui diciamo la questione un po' ebraica, se non sentire in Israele è difficile sentire da altre parti. Sono andato, è stato molto bello. Prima di partire per l'America, per questa tournée, questo insegnante, questo violista che mi aveva chiamato, mi ha detto: vieni a incontrare, a conoscere questo insegnante di violino della Jerusalem Music Academy. È stata una lezione per vedere un po' come funzionava fra di noi. Ci siamo piaciuti reciprocamente. Lui insegnava o in Svizzera, a Sion, o qua a Gerusalemme. Ho detto: la Svizzera è troppo vicina, veniamo a Gerusalemme. E così è cominciato. Nel 2014 sono venuto qua e ho abitato qui per 3 anni. Per cui ho cominciato a lavorare. Infatti ho avuto la possibilità di suonare con i solisti di Tel Aviv, poi ho suonato nella Israel Chamber Orchestra, nella Beersheba Sinfonietta, vabbè, la Haifa, la Jerusalem Symphony, quasi tutte le orchestre ho avuto l'occasione di suonarle. Purtroppo è successo dopo questi 3 anni di studi qua, ho avuto qualche problemino. La mia idea era di restare. Non ho trovato, diciamo, i documenti giusti per restare qui, per cui torno in Italia. L'anno successivo del mio ritorno in Italia, da Israele si sono fatti risentire. L'orchestra dove lavoravo mi ha richiesto se volevo tornare per qualche progetto in Israele. Abbiamo fatto una tournée in Corea del Sud. Poi siamo andati a suonare con un altro gruppo alla Carnegie Hall a New York. Hai girato il mondo, Diciamo che Canada, Stati Uniti, Sud America, l'Europa, non sto a fare l'elenco dei paesi, ma diciamo buona parte. La Tunisia, vabbè, Israele ovviamente, poi si può saltare, si può andare in Cina, c'è la Corea del Sud. Questo odio-amore nei confronti di Israele è una cosa che andava e veniva. Alla fine, all'interno della mia battaglia interiore, ha vinto Israele, per cui la voglio tornare qua e ho detto: bene, torniamo, tanto in Italia poche opportunità, diciamo così, lavorative, nel senso non che non ci sia il lavoro, c'è in realtà. Il problema è che c'è tanta gente che lo sta cercando. Io mi ricordo che sempre nel 2014 c'è stato un concorso per l'Orchestra Rai di Torino, c'erano 7 posti, che sono tanti, 700 persone si sono presentate. Niente, alla fine comunque nella mia idea di voler tornare in Israele, non è che ho detto andiamo in Israele e quel che succede succede. Uno va perché c'è qualcosa da fare, non è soltanto la voglia, il piacere di venire a vivere in questo paese, ma anche perché comunque uno vuole avere anche un futuro, almeno cominciare a costruirsi. Lavoro, certo. Nel frattempo il Covid non ha aiutato, anzi mi ha posposto la mia partenza di 2 anni. Io suono al momento qui violino e viola alla Jerusalem Symphony e sono assistente di Sergei Bresler, che è il secondo violino del quartetto Jerusalem, che magari a te non dice nulla, ma chissà, magari qualcuno che guarderà dice qualcosa, che è un quartetto d'archi meraviglioso, che ha un successo, sta avendo una... Famoso. Sì, sono grandi musicisti che stanno avendo una gran carriera, per cui per me è un onore. Quando lui non c'è, insegno ai ragazzi ed è molto interessante vedere questi ragazzi fra i 13 e i 18 anni, le nuove generazioni, bellissimo. La base del lavoro è Jerusalem Music Center. Io dico qui, faccio così con la mano perché in realtà è proprio qui, a 7 minuti a piedi da casa mia. Forse è il centro musicale più importante che c'è in Israele. Da tutto Israele vengono qui per fare la Young Philharmonic Orchestra. Nel frattempo cerco di trovare comunque sempre di più. Gli stimoli artistici, secondo me, devono esserci sempre. Non è che uno dice, ho il posto in orchestra, è un anno di contratto, non è che sono a posto per la vita, per cui per quest'anno, ok, se voglio restare devo comunque fare un'audizione. Vedremo cosa succederà. Ci sono altre possibilità, bisogna lavorarci su, ma ok. Fai il musicista sia per la Jerusalem Orchestra e poi insegni anche ai ragazzi. Sì. E ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. E poi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!
Ma per venire lì ci Così. vogliono dei visti particolari per vivere e lavorare lì, eh? Allora, diciamole tutte. Allora, per turista uno arriva e può stare 3 mesi. Poi c'è ovviamente il visto lavorativo e quello cominciamo a essere complicato. Questo Israele è un paese fatto per ebrei. Da ebrei per ebrei. Per cui chi vuole venire qua a lavorare non è che sia impossibile, però uno deve arrivare qua che ha già un visto, nel senso non è che uno dice vengo in Israele, cerchiamo di lavorare. No. Per cui niente, uno deve avere dall'Italia, per esempio, prima di venire qua avevo già il mio lavoro di insegnante e il mio posto in orchestra. Però se fossi stato un semplice musicista italiano che vuole andare a lavorare in Israele, avrei dovuto avere da loro una lettera, il contratto, qualcosa che facesse vedere che io ho il mio lavoro. Io sono andato per esempio in ambasciata a Roma a farmi rilasciare un visto e dice il motivo per il quale io entro in questo paese, valido per un'entrata. Punto. Quando uno arriva in aeroporto devono già sapere perché tu sei là. Deve esserci qualcosa di scritto. Vieni scelto, diciamo, tu Riccardo, non israeliano, per un certo tipo di lavoro. Perché tu e non un israeliano? Perché tu sei l'unico che aspira a quel lavoro, anche fra gli israeliani e non, che è in grado di farlo. Se ci fosse un israeliano lo farebbe lui. Non c'è, tu lo sai fare, prego, è tuo. Allora c'è un giustificativo, diciamo, dalla compagnia, dall'azienda, da giustificare allo Stato, perché uno deve vedere Riccardo nella busta paga di questa compagnia. Certo, la qualifica anche che uno ha magari, no? Esatto, la qualifica è se sei meglio di quello che c'è. Se loro stanno cercando un ingegnere nucleare di sta cippa, non ho idea, e fra le varie domande tu sei il meglio che c'è delle candidature che hanno avuto, anche se non sei israeliano, beh, tu sei il meglio che c'è. Per cui c'è una giustificazione per prenderti. Altrimenti è un israeliano. Cioè, quindi uno non viene lì così, dice voglio trovare un lavoro, o è invitato da un'azienda che domanda o che ha un invito, se no lì non ci viene nessuno a lavorare. No, infatti, diventare israeliano, cioè cittadinanza, non vuol dire essere ebreo israeliano. Attenzione, perché qua c'è il sotto del sotto del sotto del sotto. C'è una regola che forse non la sanno tutti. L'ebraismo, l'ebraicità si trasmette di madre in figlia. Diciamola così. La nonna di mia nonna, ebrea, riconosciuta, lei è sepolta a Rovigo e c'è un documento in ebraico che dice che lei quando è nata nel 1800 non so che cosa è stata iscritta alla comunità ebraica di Rovigo. Poi c'è la mia bisnonna, è nata sua figlia, poi è nata fra gli altri mia nonna, mia madre e noi, donna, 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 donna. Grazie a questa discendenza femminile ebraica, io sono ebreo. Ma con me finisce, cioè mia sorella, mia nipote, le mie 2 nipoti, loro continueranno l'ebraicità. Io le donne? Sì. Cioè i figli maschi no? No. Dovessi trovare una moglie o quello che è, dovessero venire dei figli, con me finisce qua comunque, cioè deve essere ebrea lei. Ah, ok. Se no, interessante sta cosa, non la sapevo. È un casino. Questo era l'esempio del fatto che per un israeliano non ebreo ci sono altri tipi di regole. Per esempio, un israeliano che non è ebreo non si può sposare in Israele. Infatti, tanti che conosco, anche israeliani che non vogliono sposarsi col rito religioso, vanno a Cipro. Se no ci si sposa solo religiosamente. Sì, questo qua è lo Stato, non è stato laico, anzi è religioso, per cui segue le regole religiose. Certo, certo. Per cui per il visto, se uno viene qua e ha un visto permanente di 5 anni lavorativi, uno può diventare cittadino dopo 3 anni, che però lavora e vive qui con questo tipo di permesso quinquennale, però per poter avere la cittadinanza deve parlare l'ebraico, ma soprattutto la cosa secondo me più complicata è, su questa non so se accetterei, rinunciare alla propria cittadinanza di origine. Non so chi ha già cambiato idea su Israele, io comincio anche io a cambiare idea su Israele. Per te che sei ebreo sicuramente è più facile, no? Non hai tutte queste cose qui, ma uno che non lo è, comunque se deve rinunciare alla propria cittadinanza, poi a queste cose qui di che massimo ci può stare 5 anni, no? Hai detto, quindi se uno vuole venire lì veramente a vivere stabilmente, insomma, è bene che deve avere una buona formi. Sì, assolutamente, e anche una buona motivazione, perché poi c'è l'altra questione che è un paese caro. Ti volevo chiedere il costo della vita e stipendi come sono lì, perché poi si relazionano, no? Come si guadagna.
e cosa si Esatto. spende. Nel momento in cui ti sto parlando, mi sto già pensando io cosa sto qua a fare. L'avevo visto qualche settimana fa. Tel Aviv è la città più cara del mondo, ma non perché è cara e basta. Cioè, nessuno dice che la Svizzera non sia cara, ma stipendio, vita, siamo lì. La vita è cara. Ma lo stipendio qui non so neanche se ci sia un minimo. Qua c'è anche un'altra questione. Ci sono i religiosi, ci sono quelli che non lavorano, studiano. Come? Studiano nelle yeshivot, che sono queste case di preghiera. Ci passano la giornata. I religiosi, per dire, non parlano inglese, non lo sanno. I telefoni sono SMS e chiamate, punto. Cioè internet è il diavolo, per dire, niente, via zero. Hanno una maniera di vestire di un certo tipo, cioè le donne devono essere coperte, ovviamente, di base con gonna. Se si sposano, parrucca, o dipende, alcune coprono il capo, ma quelli molto religiosi hanno la parrucca. Sono quelli con i cosini, come si chiamano? Okay. Non so neanche come si chiamano, però è quella roba lì, vestiti di nero, col cappello e tutto, perché ci sono vari sono tipi. religiosi, ok. Ci sono vari tipi di religiosi, questi sono quelli più comuni che ci sono da queste parti. Questi qua non è che tutti lavorano, anzi, praticamente no, però in qualche maniera sopravvivono. Per cui nelle nostre tasse, ormai posso dire le nostre perché le pago anche io, e come se le pago anche io, oddio, non quest'anno che sono ancora un nuovo cittadino, per cui no, ci sono dei vantaggi. Non pagare le tasse è impossibile, almeno per la mia esperienza, perché qualsiasi lavoro abbia fatto io, se volevo essere pagato dovevo andare all'ufficio delle tasse, avevo il numero, in questo caso dell'orchestra, un numero di riferimento, il mio numero che ho dovuto aprire, sono dovuto andare lì, dare il mio numero, il loro numero e dire per questo lavoro prendo 2500 shekel. Benissimo, dico che prendo 2500 shekel. In base a questo c'è la tassazione, io che poi non ero israeliano avevo più tassazione ovviamente. Ecco. Adesso credo che fosse del 14%, che non è magari così tanto, però gli altri pagavano molto meno. Adesso non pago tasse, per fortuna, perché sono nuovo venuto. Poi c'è anche la questione militare. La potenza militare israeliana è forse una delle più forti che ci sia al mondo e qualcuno la paga. Per quello che le tasse sono un po' tantine. Se uno arriva annualmente a 17.000 euro, l'equivalente, paga un 10% di tasse. Fino a 24.000, 25, 14%, fino a 40.000 il 20%, 55 il 31%, fino a 115 si paga il 35% e dai 115.000 euro in su più del 47%. Io ho anche un aiuto dallo Stato, giustamente. Io per 6 mesi ricevo 2.637 shekel, sono 6-700 euro. Il mio stipendio nell'orchestra è 6.000 shekel, che sono tra i 1.500 e 1.800 euro, solo che anche lì, tassati. Di stipendi si parla sempre, qui l'ho scoperto dopo, di lordo, non netto. L'ho scoperto dopo però. Dice, prendi 6.000 shekel, sì, vuol dire... Ho detto, bellissimo. Al primo stipendio dico, dove sono i miei 6.000 shekel? No, sono tassati. Per cui ho l'aiuto dallo Stato per 6 mesi, lo stipendio e ho l'insegnamento. Cioè, nel senso, non è che almeno sono un po' aiutato, ma non è facile. Costa la vita è cara. Purtroppo sì. Quello che io spendo di base è cibo, cioè spesa, e ogni tanto se voglio andare a... Ma in realtà non vado neanche tanto fuori. Il supermercato vicino a casa è forse uno dei più cari che c'è a Gerusalemme. Per cui si potrà andare allo shuk, però lo shuk, diciamo che il bello dello shuk è essere in grado prima di tutto di parlare ebraico, sarebbe bello, cioè cercare di trattare. Si tratta un po' su tutto. Ma bisogna assolutamente. Certo. Quello che mi hanno detto poi altri, ho detto, allora, il prezzo che ti dicono, dividilo per 2 e quello già è alto. Ho detto, ma come? Ho detto sì, perché allora devi cercare di convincerli così. Comunque allo shuk anche per frutta e verdura si può in qualche maniera barattare. Certo, la verdura e la frutta lì sono molto meglio rispetto al supermercato. Cioè stiamo parlando di un paese dove la pizza base, stiamo parlando della margherita, parte da 12 euro. E io cerco di capire, ma perché? Mozzarella, che non è neanche mozzarella perché fa schifo, e pomodoro, e me la fai partire da 12 euro, ma io ti denuncio in Italia. Che poi c'è anche il formato grande, magari che paghi 25 euro. Per cui purtroppo il cibo qua è caro. Costa di più dell'Italia in rapporto a quel che guadagni? Sì, assolutamente. Avevo letto un articolo, questo anni fa, non so se è stato aggiornato, affitti comunque vita da New York, ecco lo stipendio dalla Spagna però. Cavolo. Se non lavori nell'high tech, se lavori nell'high tech o nella ricerca e cose così, ma fai il milionario, fai. Le case costano tanto rispetto all'Italia? Vabbè, a parte Tel Aviv, che a quanto ho capito è un po' più moderna, un po' più costosa, ma anche a Gerusalemme costa anche... Dipende dai quartieri, ma qua in centro ci sono questi appartamenti nuovi che sì, intorno al 1.000.000. Ci sono alcune zone, parlando con altri colleghi dell'orchestra, che costano molto meno.
Ma c'è un motivo, perché se sei Lontano, lontano vuol dire che devi comprarti una macchina. Per fortuna io non ho una macchina, ma il posto dove lavoro, sempre il Jerusalem Music Center, ha la macchina a disposizione. Io ho le chiavi della macchina, per cui se mi serve... Come fa comunque la gente a vivere? Ci sono quasi tutti poveri, se la vita è così cara e uno non Se ho guadagna capito tanto, bene, come vanno tutti in fanno? rosso. Sono tutti in rosso. È un paese comunque di persone che non è neanche un ceto medio, cioè persone abbastanza povere. Il ceto medio c'è ovviamente, perché poi non tutti stanno per forza a Gerusalemme, c'è gente che sta fuori. Oltre alle città, in Israele ci sono Moshav, Moshava e Kibbutz. Beh, il Kibbutz serve una spiegazione? Ma magari per chi non lo sa, sì. Sono comunità, è come un villaggio, c'è proprio un ingresso ancora adesso con un cancello e un custode. Il principio è giusto, cioè tutti collaborano, ognuno ha la propria mansione, c'è chi va nei campi, c'è chi si occupa delle stalle, c'è chi si occupa dei bambini, c'è chi si occupa di questo e quello, e quindi in compenso hai diritto a vivere, ai beni di prima necessità. Invece in città magari ci sarà chi guadagna anche di più e sta bene comunque. Certo, assolutamente. Ci sono alcune case qua, soprattutto in Gerusalemme, alcune zone, alcune case sono effettivamente molto belle. E poi tante le stanno, ecco, adesso le stanno rinnovando praticamente tutte. Questo edificio dove sono io, non si sa bene quando, verrà buttato giù l'edificio e ricostruito. Questo è l'ammodernamento. Questa è zona sismica, per cui, insomma, rifatti in maniera seria. Ogni edificio, ogni condominio ha il bunker. Senti te. Per cui quando arriva le sirene, tutti Il rifugio. In Le sirene per cosa? Per missili? O allarmi, per sì. terremoti? Le case nuove invece c'è una stanza in ogni appartamento che è adibita a quello. Dovessi mai comprare casa, ti faccio sapere cosa vuol dire. Per esempio, io non so come funziona con mutui, cose così, non ne ho idea. Ecco. Qualcuno mi ha detto qualcosa, ma io per i prossimi 5 o 10 anni sono considerato ancora un nuovo venuto. Ci sono ancora dei vantaggi. Devono passare anni prima che io diventi israeliano. Io sarò sempre italiano, resterò italiano. Certo. Ma figurati. Senti, ma visto che parlavi di israeliani, come sono gli israeliani? Dici anche qualche stranezza, qualche curiosità nella differenza di cultura, ora, dopo averci parlato un po' degli israeliani. Difficile da dire, perché per esempio io per loro sono israeliano pure io adesso, sono europeo, per cui ci sono gli autoctoni che sono decisamente sugli arabi andante, sono un po' dei cacciaroni. Mi viene in mente, per qualche settimana abbiamo giocato a calcio con degli amici eccetera di base israeliani, peggio di noi italiani, delle robe ogni volta una discussione, un litigio. Loro partono dal presupposto, da quello che ho capito, che loro comunque hanno diritto di qualcosa o hanno ragione. Ci sono delle cose che non capirò mai. Poi invece altre volte, per esempio io appunto ho avuto il Covid, ma sai quanti messaggi? Tutti a dire, ma come va? Se ti serve qualcosa, faccelo sapere, dimmi, ti andiamo a prendere questo. No, per cui è veramente da una cosa all'altra. Poi ogni tanto sono degli incazzosi e altre volte invece sono gentilissimi. Quello un po' saranno, perché insomma per tutto il casino che succede sempre lì. Beh, allora, quello che ho capito è che se uno vuole qualcosa qui, se ci credi veramente, devi guadagnartelo, cioè devi lottare per averlo. Chiedi e se vuoi veramente qualcosa fai in modo di ottenerla, cioè ti metti a discutere. Che anche questo qua infatti fa capire quanto vuoi veramente qualcosa oppure no. Anche tutto deve essere una battaglia, ma insomma, io sono sempre dell'idea che con un buon sorriso è già un ottimo inizio. Sì, voglia. È un inizio, poi sai, poi magari sono troppo ligio alle regole, sono troppo europeo in questo. Se mi dicono no, non si può fare, no, non si può fare. Non sto a farmi domande. Qualcuno dice, ma perché non hai chiesto? Ho detto di no. Ma tu prova ancora. Ho detto, comunque gli israeliani, cioè quelli proprio tipici di lì, sono comunque brava gente accogliente, con cui magari fai anche amicizia bene. Nonostante appunto difficoltà, diciamo, che possono esserci un po' economiche, eccetera, comunque sono sempre fuori. Come ti ho detto, si vive alla giornata. Non si tirano indietro nel momento in cui vogliono godersi la vita. Piacere di condividere del tempo insieme. E questo vuol dire bere, mangiare. Quello che sto cercando di capire è che non bisogna farsi troppi problemi, cioè di dire quello che pensi. Nessuno ti manderà a quel paese perché hai fatto una domanda o perché hai espresso un pensiero, anche con le relazioni, diciamo, amorose, no? Per esempio, quello che ho capito. Bisogna essere abbastanza diretti e non è un problema. Vedevo alcuni approcci israeliani nei confronti delle ragazze che mi lasciavano un po' basito, proprio diretto, le solite frasi un po' a effetto, proprio easy, cioè tipo vuoi uscire? E la risposta era semplicemente no, non una cosa così. E finiva lì, a posto, il tizio prendeva, andava via e non si vedeva mai più. Cioè è difficile per uno che non è ebreo vivere lì? O comunque riesce ad integrarsi bene uno, anche se è di un'altra religione, se è di un altro paese? Dipende dove si sta. Qua a Gerusalemme si è circondati di base da religiosi.
per cui è più ovvio. Se uno va a Tel Aviv, e ripeto, non c'è scritto qua ebreo, per cui uno immagina che va in Israele siano ebrei, ma non è neanche detto. A Gerusalemme questa cosa qua la si può sentire di più, ma se uno va un po' fuori da Gerusalemme non fa Ok, gran più lì. differenza. Cioè nessuno ti chiede per qualsiasi cosa sei ebreo. Comunque Freghi fino a un certo rispettate punto. le altre religioni, anche chi è cristiano, chi è musulmano, Sì. Sì, non c'è... Ripeto, Gerusalemme è un caso a parte, però sì, oddio, rispettato. Rispettate, insomma, per tutto il casino che succede lì, insomma. Ma lì la questione è ben più complicata, non si tratta secondo me di fede, ma riguarda la questione appunto palestinese, perché essere palestinesi non vuol dire automaticamente essere musulmani, ci sono anche i cristiani, però loro sono palestinesi, non frega niente a nessuno che siano musulmani o non. Palestinese, e allora già la cosa, i palestinesi per esempio non hanno, non so se siano cambiate nel frattempo le regole, non hanno un passaporto. Sì, questo me l'aveva raccontato un'amica palestinese, che lei per andare fuori da Israele, perché comunque lei è a Gerusalemme Est, ma è Israele, deve andare in Cisgiordania per chiedere il visto. Poi invece ci sono gli arabi israeliani, che non sono ebrei, però sono israeliani, cioè sono cittadini israeliani arabi. Non c'è proprio contatto. Cioè noi che eravamo gli internazionali, siamo noi che avevamo i contatti con le due, chiamiamole fazioni, senza nessun problema. E invece fra di loro c'è, come dire, un tacito accordo, come se non c'era un gran rapporto. Cioè appunto questa amica palestinese è sempre uscita con noi, cioè non israeliani. Ma sono perseguitati un po' lì i palestinesi? Credo che possano vivere dove vogliano, semplicemente loro scelgono di stare di base in Gerusalemme Est o fuori, o il nord che sia, però ci sono appunto qua dei palestinesi che stanno a Gerusalemme o fuori, non è che non vadano in giro, ma quelli di Gaza hanno scelto di stare a Gaza perché personalmente non so se io vorrei andarmene da lì, casa mia. Certo che è difficile, è complicato, ma soltanto l'idea di andare in un posto, in un paese col quale proprio sembra che sia impossibile avere un dialogo, io eviterei di andarci, per cui sto dove sto, sì, non stanno in belle condizioni. No. Però ci sono i palestinesi, appunto, che direi più fortunati, che non stanno a Gaza. Gli italiani si sono visti bene, te ti trovi bene lì? Ah, figura, noi siamo ovunque andiamo, noi siamo meravigliosi. Senti, cambiando argomento, discorso clima, che un po' ce l'hai detto, ma insomma, com'è un po' il clima durante l'anno? È un paese che comunque è attento all'ambiente, alla natura? Assolutamente no. Ogni tanto sui gruppi Facebook italiani Israele a Gerusalemme qualcuno chiede, ma la differenziata esiste? Chiedono, esiste? Io sotto casa ero arrivato qui che c'era il cassonetto, diciamo del nero, chiamiamolo così, quello della carta e la plastica per le bottiglie. Beh, dicevo, boia, bene, ottimo, cioè almeno quello. E poi è sparito quello delle bottiglie, portato via, non si sa perché, ed è rimasto quello del cartone e quello del nero. A un certo punto, leggendo nei vari commenti, ha detto, no, ma voi buttate tutto in questa cosa qua, poi lo smistano nel centro lì. Dove? Certo, la marmotta confezionava la cioccolata, no? Mi viene in mente. Il vetro non si sa che fine faccia, per cui quello che faccio io, perché me l'hanno consigliato anche, l'opzione è o uno va al supermercato e dà indietro le bottiglie e recupera qualche soldino, sono tipo sono 10 centesimi di shekel, per cui niente, oppure l'alternativa, come diceva la mia vecchia coinquilina, hanno detto il vetro, tu portalo giù le bottiglie vicino al cassonetto, qualche senza tetto lo prende, lo porta al supermercato e recupera qualche soldino, e ok. Benissimo. Mi sento un po' maluccio a non differenziare le cose. Quindi non si sono messi tanto bene, via. No. C'è un posto qua vicino che se uno porta l'umido, loro lo fanno crescere, c'è un orto, un po' di piante. Lo usano come concime organico. Sì, esatto. La spazzatura che ho a casa butto tutto dentro, perché non c'è un'alternativa. Ed è questo che mi dà molto più fastidio del non mettere l'umido. Ecco, per esempio, no, sull'acqua sono bravi loro, sono molto attenti. Ecco, l'altra cosa, pannelli solari pieni, siamo pieni di pannelli solari. Bene. Ma il clima lì com'è? Freddo come in Italia d'inverno? Allora, a volte è molto umido, ma la cosa bella di questa città, in generale di questo paese, è che c'è tanto vento, per cui a volte è fantastico, è secco. Ecco, d'estate Gerusalemme è meravigliosa. È ventilato, diciamo, durante il giorno può anche far caldo, non può, fa caldo. A Tel Aviv si arriva ai 40-42, a Gerusalemme pure fa caldo durante il giorno, però poi essendo dietro, qua siamo in deserto, a 3 km siamo al deserto, quando tramonta il sole c'è escursione tecnica, per cui io quando ero venuto qui ad agosto, avevo la copertina ad agosto, a Gerusalemme una copertina perché
era freschino. Quindi si sta Adesso c'è un bene lì. piumone. Nel clima si sta bene a Gerusalemme. Allora, secondo me sì, d'inverno se fossero organizzate le case in una maniera giusta, per 3 mesi qua fa freddo. Cioè mi capitava in una bella giornata, io sto anche in maglietta a maniche corte durante la giornata. Poi arriva il freddo. A un certo punto il sole va giù e basta, freddo. Però a me piace questo clima, decisamente sì. C'è tanto sole lì, credo anche. È cabrio, sì. Quando c'è il sole qua cambia tutto. D'estate già uno si sveglia verso le 7 del mattino e sono 20 gradi. Già, pum. Il fatto che ci sia vento, la cosa mi dà speranza. Poi ogni tanto c'è lo scirocco, ogni tanto ci sono le tempeste di sabbia e va bene così. No, comunque, allora, detto ciò, a parte le complicazioni varie, consiglio a chiunque di venire qui. Non agosto, primavera è meraviglioso, perché la primavera, diciamo, italiana o europea che sia, è quasi caldo. No, ma lì è un posto da vedere, assolutamente. Assolutamente. È perché non ho parlato del nord, in realtà. Tiberiade, poi il Golan e tutto, è bello andare sul Mar Rosso, da lì poi bisogna andare a Petra o il Sinai per fare Mar Morto, Engedi, Masada. Con i miei genitori abbiamo fatto una gita organizzata con un ostello qui, partiti tipo alle 5:30 del mattino, siamo andati sul Mar Morto a visitare Masada, perché sennò spiegava la guida, non è che si divertissero loro a partire così presto, ma poi verso le 10-11 c'è da morire dal caldo, perché il Mar Morto è il posto più basso della terra, mi pare che sia 100 metri sotto il livello del mare. Però è un'esperienza galleggiare in acqua. Deve essere bello lì. E poi c'è da mettersi questo tipo di fango addosso che fa tanto bene, oppure c'è gente che le mette nelle bottiglie e se lo porta a casa, non so bene perché, ma comunque. Sul Mar Rosso c'è anche un po' di barriera corallina che merita anche di vedere. È un paese che ha un po' tutto, non come il nostro Italia che è straordinario, però... Ti trovi bene te col cibo? Allora, l'hummus mi ha rotto le balle. Non ne posso più, ma già non ne potevo più. Io quando dico l'hummus sì, allora sono ceci tritati, ma vuoi mettere un bel risotto alla milanese con l'ossobuco, la matriciana, la carbonara, cioè di che stiamo parlando? La ribollita, la trippa, il caciucco, il pesto, la focaccia, la bagna cauda se vuoi, le sardine saltite, quello che vuoi, gli arancini, la mozzarella, ma di cosa stiamo parlando? Ma lì si trova un po' di tutto però, comunque no? Il problema è che qua si mangia kasher soprattutto. Cioè? Della dieta kasher, che sono tante di quelle regole. Allora, intanto ovviamente il maiale non si mangia, è la regola che sanno tutti, anche i musulmani non mangiano maiale. Poi ci sono 600 e passa regole alimentari. Io ne so un 35esimo di quelle, però le principali che io so e che posso capire da un certo punto di vista di alimentazione, di educazione alimentare. Il maiale, ok, non si mangia, animale impuro, vabbè, lo si può vedere dal fatto che è un animale che mangia tutto, qualsiasi cosa ta magna. Non è proprio la cosa più pulita che ci sia. Poi, il perché non si può mangiare animali che hanno lo zoccolo tagliato, non lo so perché. È scritto nella Bibbia anche, quindi non so perché, è una cosa che deriva da quello. Tutto deriva da quello. Per esempio i frutti di mare, niente frutti di mare. Cioè non si possono mangiare i pesci senza scaglie, per cui niente polpo, niente seppie, ovviamente niente molluschi, niente pinne di squalo, per dire, se uno volesse fare un po' una gita in Cina. Ecco, poi c'è la maniera di ammazzare la carne, c'è la carne kasher, ammazzare l'animale, non la carne. Una volta ucciso l'animale, è in una certa maniera, non so esattamente come, poi si fa un taglio sul collo, lo si appende, si fa uscire, bisogna far scolare tutto il sangue. Anche gli arabi fanno, i musulmani fanno così, halal. Poi mi pare che facciano anche col sale sulla carne, tirano fuori tutto il sangue possibile. E poi l'altra cosa, e questa la capisco, non si può mischiare le proteine del latte con le proteine della carne. Perché la regola, questa la so, che dice non puoi mangiare il figlio cotto nel latte della madre. Per cui l'idea è che se tu mangi per esempio un cheeseburger, formaggio e carne, le due proteine insieme, io la vedo dal punto di vista alimentare, non vanno bene, sono due tipi di proteine diverse e diventa una mappazza allo stomaco che ti viene l'abbiocco, è pesante. Loro poi la vedono invece nella maniera più religiosa, ok? Cioè nel senso che pensano al fatto che il vitello ha bevuto il latte della madre, per cui non è bello rimischiare le due cose. Vabbè, okay. Per cui niente cheeseburger, niente lasagne, niente tante di quelle cose. Carne col formaggio no, quindi. Sì, pensa a quasi tutto il cibo del sud Italia sì. E non lo mangi. Una bistecca saltata nel burro?
No, perché c'è il burro. Ti mangi una bistecca o quello che è, se vuoi mangiarti un dolce o qualcosa alla fine devi pensare, contiene del latte, delle cose così, proteine del latte non va bene. Devi aspettare, mi pare, Cavolo. un paio d'ore tra una roba e l'altra. Però non è che tutti i posti sono kasher. In questa città principalmente sì. Vai a Tel Aviv ed è più facile. Però una cosa comune abbastanza con tutti gli ebrei in generale è non mangiano maiale. Però qua sta andando molto vegetariani e vegani. Questo sta prendendo piede sempre più. Lì comunque si trova verdura, frutta, sì, si trova bene, uguale. Sì, figurati. Come ho detto, basta andare allo shuk, al mercato e si trova roba buona. Senti, come paese, è un paese che è sicuro? Cioè, te ti senti comunque sicuro? Io sì. Sì? Sì, Nonostante su ci questo... siano comunque ogni tanto questi attentati o guerre così, si può andare in giro tranquilli comunque lì? Assolutamente. Abitavo l'ultimo anno a 5 minuti dalla città vecchia, mi sono mai accorto di nulla e se ne sono successe di cose. Niente, addirittura una sera ero con l'ultimo anno ero con 2 amici e stavo andando verso Damascus Gate, verso la parte est, Gerusalemme est, la parte appunto araba. Così per andare, mi pare, a mangiare qualcosa, non mi ricordo cosa dovessimo andare a fare. E passano 2 tizi su una moto, con un casco, vestiti di nero, ci guardano un po', passano vicini a noi e prendono e continuano a fare un'inversione e vanno via. Ok, avranno sbagliato strada. E uno dei 2 fratelli mi dice, sai chi sono questi? Beh, no, non ne ho idea. Ho detto, questi qua sono quelli che nel momento del bisogno ti salvano la vita. Che senso? Mi ha detto, guarda bene quello dietro. Quello dietro aveva un mitra, un coso grosso così, che teneva sotto, nascosto. Praticamente questi qua loro fanno i giri per la città, in alcuni quartieri o cose così, per vedere un po' com'è la situazione. Se c'è qualcosa, loro arrivano. Ma gente normale o della polizia? La polizia. Polizia, ok. Sì, assolutamente. La mia casa è dietro l'ambasciata americana, per cui figurati. Io qui cioè addirittura vedevo dal balcone, c'è la guardia con la pila, che ogni tot fanno il giro. Per cui su questo io sono a posto. Poi sono dietro l'albergo dove ci stanno di solito quando vengono anche i presidenti, per cui assolutamente zona dove sono io molto tranquilla. Ma anche andando in giro comunque uno si sente tranquillo, non è che... Sì, io non mi sono fatto mai nessun problema, non ci ho mai pensato, esco di casa e non torno più. Non mi è mai passato dalla testa, mai. Anche delinquenza, diciamo furti, cose così ci sono? Ecco, sempre il mio capo, quello, il violinista, è stato derubato in casa, sono entrati in casa. Ah, ok. E questa cosa qua non so perché non l'avrei mai detta, perché mi sembra una cretinata, nel senso, in una città come questa dove appunto polizia sono ovunque e vai a rapinare, vai in casa, cioè, però capisco, lui sta in una zona poi isolata, un po' residenziale, queste belle case, molto belle effettivamente, grandi appartamenti eccetera, forse uno è tentato, non lo so, non mi sembra di aver mai sentito notizie come le abbiamo da noi, non so. Okay. Entra in casa e viene ucciso con 15 colpi dal nonno di famiglia. Cioè Sì. C'è stato un periodo in cui leggevi soltanto queste cose qui. Sì. Non mi pare, poi sai, non leggo i giornali. Poi lì c'è tanta polizia, hai detto, no? Sono anche un po' più rigidi magari, quindi... Se voglio andare a prendere il treno o l'autobus per andare fuori da Gerusalemme, devo passare i metal detector. Ogni fermata del treno, se voglio entrare e uscire, ci sono i metal detector. Ogni grande magazzino ha i metal detector con guardia. Cioè, ci sono i controlli dove servono. Per cui non mi è mai... Anzi, questo è stato il commento anche dei miei genitori, si sono sentiti più sicuri che in Italia. Anche perché insomma lì è un paese che è sempre stato un po' a rischio e ora probabilmente sono un po' ancora più attenti, no? Sempre, direi sì, si fa sempre attenzione. Forse sono anche poi più abituati, nel senso, anche se io vado con la custodia degli strumenti, mi vedono in faccia, forse sono anche addestrati giustamente a vedere, anche in accademia per entrare nel campus c'è un gran controllo, c'è la guardia all'ingresso dell'Accademia di Musica, delle università, eccetera, cioè pieno di guardie. E sembra che siano lì a rubare lo stipendio, ma in realtà vedono, guardano e fanno quello che c'è da fare. Poi per fortuna fino adesso è andata tutto bene. Ma è più la zona città vecchia che è un po' più rischiosa, con ogni tanto qualche colpo così di testa di qualcuno. Che ci sono purtroppo. A me devo dire non è mai successo nulla. Può succedere anche di essere investiti a Milano, anzi forse è più rischio di essere investiti a Milano con una macchina che qualcosa succeda qui a me. Ti volevo chiedere com'è la sanità lì, se è di qualità, se è pubblica, se è privata e poi se ci dici un po' com'è la situazione di Covid. Avete un'assistenza sanitaria lì? Sì, che ho dovuto fare prima di venire in Israele, cioè dall'Italia ho dovuto scegliere quale,
ok, ce l'ho. Ok. Come in Italia in questo, cioè c'è la mia tessera sanitaria che sono andato a fare nell'ospedale di riferimento, della compagnia di riferimento. Ho preso appuntamento con la dottoressa, almeno per registrarmi, me l'hanno assegnata così, però appunto ho chiesto in giro, tipo se dovessi rompermi una gamba, c'è l'assicurazione sanitaria. Sono iscritto, per cui non è privato. Certo, se tu puoi andare dal privato, fai pure. Però quindi è un po' come in Italia, non è che ti hai un costo al mese di assicurazione sanitaria. forse qualcosa si paga all'anno. Sono tipo totale forse 100 euro all'anno. Come da noi che paghi il ticket, quindi sarà. È una roba totale annuale per avere questa cosa qua. Credo, ma ripeto, non mi è ancora successo nulla, forse potrei anche chiedere in realtà una volta, perché sarebbe anche il caso di capirci qualcosa, ma comunque. Per cui su questa cosa qua so che è pubblico, dipende poi anche che cosa devi fare. C'è il medico della mutua, ovviamente, non è sicuramente del principio americano, non siamo su quella, se no qua veramente la gente non ce la farebbe. Le strutture sono di qualità lì, anche i medici, tutto, cioè è una sanità di qualità secondo te? Secondo me, ripeto, quello che ho avuto modo di vedere quando sono andato in questo ospedale mi sembra sì, spero di non dover verificare troppo questa cosa qui. E del Covid lì sono tutti vaccinati praticamente? No, non sono tutti, leggevo dei numeri. Allora, poi sono arrivato qua che ok, le regole erano luoghi chiusi, tenere la mascherina, poi in teatro non c'aveva nessuno. Un posto grande, ok. In accademia la si teneva, ma non tutti cioè dentro, giusto negli spostamenti, poi nelle aule si toglieva, nei mezzi pubblici bisogna tenerla lo stesso, e così come nei luoghi appunto, negozi e cose così, ai concerti anche. Poi a un certo punto con la variante Omicron, eccetera, a un certo punto è arrivato un messaggio agli spettatori d'orchestra dicendo bisogna mettere la mascherina anche in teatro, punto. Siamo alla quarta dose, da gennaio. Era quarta dose per gli over 60, mi pare. Da quello che ho visto dall'applicazione del Green Pass, ci sono stati, mi pare, 6 milioni di vaccinati. Mi pare questo sia un paese da 9? Siamo come la Lombardia. Per cui non è tantissimo, perché il problema, parlando con gli autoctoni, quelli di qua, cercavo di capire qualcosa, che il problema in sé non sono le persone di tutti i giorni, sono le comunità religiose. Perché se il rabbino, chi per lui, anche lo Ayatollah in realtà dice che non bisogna, che non devono vaccinarsi, loro seguono quello che dice il rabbino. Se il rabbino dice vaccinatevi, vanno a vaccinarsi. Abitano poi tutti in comunità. Quelli che conosco io, praticamente tutti hanno la terza. C'è obbligo di Green Pass di vaccino? No? Un'ultima domanda ti volevo chiedere. Quali sono i pro e i contro di Israele? Riassumendo un po', così si fa un po' un riepilogo. È difficile questa perché, a differenza di essere un italiano all'estero, in questo caso io sono diventato un cittadino, per cui è vero che sono ancora, ripeto, italiano, però ho una diversa concezione di come vedo un paese. Sono andato in un paese che in qualche maniera mi richiama, non so come spiegarla questa cosa qua, ne ho parlato giusto oggi con il mio maestro di viola, che mi sento parte di questo paese ed è difficile questa cosa qua da spiegare per chi non lo è. Però, detto ciò, i pro e i contro, come ho detto all'inizio, Milano, la mia città, non è che sia proprio felicissimo, non è che mi piaccia Milano, è la mia città, con i pro e i contro. Israele al momento è il mio paese, lo sarà per quanto ancora non lo so, però lo sarà per un po'. Il contro è che bisogna lavorare parecchio, cioè bisogna trovare una maniera per, non sopravvivere e basta, ma vivere la propria vita. Cioè con un minimo stipendio ovviamente si può stare, si trova un quartiere di una città o di un posto che costa meno, ovviamente vuol dire poi, se uno è più lontano vuol dire pensare più tempo sui mezzi, sui per spostarsi. Pubblici ovviamente, non è che uno deve per forza comprare una macchina. Ci sono gli autobus, ma magari è un po' più scomoda la vita, però si può fare. Siccome qua con uno stipendio che permette, o 2 stipendi che permette di stare abbastanza bene, si può vivere bene, nonostante sia un paese caro. Cioè diciamo che la qualità della vita è cara, ma secondo me ne vale la pena perché fa star poi bene. Ripeto, il clima, per me è importante, dipende anche che cosa è importante per ognuno. Per me è importante il clima. Quindi è un pro. Assolutamente, il sole tutta la vita è un pro. Il cibo, anche se non è quello italiano, comunque qua il cibo è buono, mi piace, ha vari tipi di sapori, cioè che sia la carne, che siano le verdure, che sia, diciamo, se voglio cercare l'europeo lo posso trovare, se voglio cercare l'orientale, che poi sia Cina o Giappone, che sia Thailandia, oppure anche semplicemente l'orientale di qui, che sia hummus, che sia il falafel, il shawarma, il kebab o quello che è, benissimo. La pizza, l'hamburger, c'è tutto quello che serve, basta saper trovare. Ecco, certo, la questione dei salari e del fatto che la vita costa è un po' purtroppo
purtroppo il contro, però qua la gente ci abita, per cui direi che non è impossibile. L'altro ieri pomeriggio ero a Tel Aviv, ho passato la giornata là per varie cose, ho visto un amico per un caffè, c'era tanta di quella gente sia al caffè, in quello di fianco, di là, lavoravano, era vivo. Ma Tel Aviv è dinamica, per cui se uno cerca comunque la dinamicità, il dinamismo o quello che è, beh, qui in questo paese non manca. Se poi uno lo cerca in particolare, Tel Aviv particolarmente. È un paese che ha tante sfaccettature, ma per chi avesse un'esperienza, dovesse fare un'esperienza da queste parti, che sia lavoro, vacanza o breve o lunga che sia, comunque lo consiglio. Anche un'esperienza di vita. Ripeto, è dura, faticosa, ma può avere belle soddisfazioni. Può dare un bel messaggio di chiusura. Secondo me. Speriamo. Me l'invito comunque a visitarla, perché ci vorrei venire anch'io, quindi, cioè nel senso... Assolutamente. Sicuramente è un posto affascinante, quello di sicuro. Chiunque, qualsiasi è, contattatemi pure, così almeno approfitto per farmi anche dei giri. Quello che conosco, se posso, sempre un aiuto volentieri. Bene, bene. Infatti, ecco, volevo dire che se poi, ora noi abbiamo parlato un po' di tanti argomenti, ma chiaramente non di tutto, se poi avete qualcosa da chiedere o volete sapere di più su Israele, io vi suggerisco di seguire Cesare, poi vi lascerò il suo contatto di Instagram, così potete scrivergli direttamente lì, Cesare. Assolutamente, sì, poi io le mie cose sono centrate un po' sulla musica, ma alcune foto non sempre, ogni tanto, come hai visto, qualche cosina ogni tanto è anche su paesaggi o quello che succede, cerco di variare, però la mia attività è quella, per cui è centrata. Però prima di tutto, ecco, Cesare è un grande musicista, un grande orgoglio italiano all'estero, che ci rappresenta all'estero, che ha girato un po' tutto il mondo, però ecco, comunque se avete bisogno anche di cose extra musica da sapere su Israele o da chiedere, lui vi risponderà perché insomma la conosce molto bene, quindi... O nel caso consigliarvi cosa andare a cercare e a chiedere di qualcosa per qualcosa di più specifico. Assolutamente, con piacere. Quindi poi niente, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video con i nostri Italian Globetrotter in giro per il mondo, di mettere un bel like insomma a questo video se vi è piaciuto e di commentare se avete qualche dubbio, qualcosa che io vi risponderò e cercherò di aiutarvi se avete qualche domanda. Cesare, io ti ringrazio veramente tanto per essere stato mio ospite qui a Italian Globetrotter. È stato un gran piacere, una bella chiacchierata. Una bella chiacchierata, ha fatto piacere conoscerti, avere ecco un amico anche lì a Israele. Spero insomma di risentirti di conoscerci anche, chissà. Di conoscerci, chissà. Ti auguro tutto molto il meglio bello. Comunque lì e continua così. E anche di più, e anche di più. E anche di più, bravo. Mai accontentarsi. Mai. Bene, un bel messaggio di chiusura. Ti mando un bel abbraccione allora dall'Italia. Grazie, mi mancate, ma per fortuna fra qualche settimana, qualche ora a Milano riesco a farmela almeno, un pochino per respirare e poi si torna qui. Ogni tanto ci vuole, dai. No. Mamma mia, sì, davvero. Almeno un caffè normale, buono come si dice, e non un beveracchio, un espresso vero. Ah, che bello. Bene Cesare, ottimo. Ciao, un saluto al nostro Italian Globetrotter da Israele. Viva l'Italia! Grazie, altrettanto a voi, un saluto a tutti, sempre. Viva l'Italia e viva gli italiani. Ciao Cesare, ciao.